Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! È passato già un anno dall'apertura del canale e ci tenevo a condividere con voi un po' di numeri e statistiche, fare anche un paio di considerazioni con voi, vedere cosa vi è piaciuto di più e cosa meno. Quando ho deciso di aprire questo canale un anno fa, l'ho fatto senza fare troppi calcoli. L'idea di aprire un canale sull'homebrewing ce l'avevo già da tempo, ma vedendo anche i canali già esistenti, ricchi di contenuti, con vari argomenti già trattati, e il livello di homebrewing in Italia che secondo me oggi è molto alto, non ero del tutto convinto riguardo al contributo che il mio canale avrebbe potuto dare agli appassionati. Poi però ho capito che anche condividere le proprie esperienze e conoscenze, anche se limitate e in modo semplice, può essere molto utile a molte persone, soprattutto a chi è agli inizi. Perché è vero che ci sono molti canali già attivi da molti anni, ma molti di questi hanno avuto una crescita tale negli anni che li ha portati a condividere argomenti e contenuti di livello sempre più alto, quindi contenuti più adatti per homebrewers di livello o per chi vuole approfondire e affinare la propria tecnica. Era venuto a mancare quindi secondo me uno spazio rivolto a chi è agli inizi o ancora meglio a chi sta valutando di iniziare e si sta incuriosendo sul mondo di come fare la birra in casa e vuole capire meglio come funziona questo hobby e quanto ci vuole per avviarlo. Inoltre penso che sia molto importante incuriosire e far appassionare gli homebrewers del domani, altrimenti questo hobby rischia, dopo aver raggiunto un punto molto alto, di stagnarsi o di non rinnovarsi più, che è la stessa situazione che sta affrontando il mondo della birra artigianale oggi in Italia. Dopo tanti anni di crescita, oggi vediamo un po' di stagnazione. Ed è sempre molto difficile far appassionare e incuriosire le nuove generazioni sul mondo della birra. Per questo motivo è importante ogni tanto tornare alle basi e alle cose semplici, far vedere nel dettaglio i passaggi e le varie tecniche, anche le cose che sembrano semplici e scontate. Nel momento in cui ho deciso di aprire questo canale, ho posto 3 punti fondamentali alla base di esso. Il primo punto fondamentale del canale è la qualità dei contenuti grafici. Come avete potuto notare, ho cercato di puntare molto su questo aspetto, perché è qualcosa a cui io tengo particolarmente. Io ad esempio quando cerco un tutorial in generale online, vorrei trovare qualcosa che mi mostrasse nel dettaglio ogni passaggio. Non solo una descrizione orale, ma proprio vedere visivamente ogni singolo passaggio aiuta molto. Questo è quello che ho cercato di replicare nei miei video, e vi confesso che è anche molto impegnativo documentare e riprendere le varie fasi della birrificazione. Perché non solo devo preoccuparmi di fare bene la cotta, di non dimenticare nessun passaggio, di tenere tutto sotto controllo, ma devo anche concentrarmi sul posizionare bene la videocamera, sul regolare il fuoco, avviare e stoppare le varie riprese e poi in studio un gran bel lavoro di montaggio. Ho calcolato che per produrre un video arrivo a impiegare anche 6 ore di lavoro solo di montaggio. In questo modo ho cercato di trasmettervi nel modo più chiaro possibile ogni passaggio che io descrivo, che se letto su un libro o solo sentito dire non rende sempre bene l'idea dell'atto pratico. Quindi sicuramente l'aspetto grafico è uno dei punti fondamentali del mio canale e su cui continuerò a insistere particolarmente. Ovviamente oltre alla grafica e alla qualità dei contenuti visivi è fondamentale che tutto ciò che viene detto e mostrato sia valido e corretto dal punto di vista tecnico. Il secondo punto quindi riguarda i contenuti in sé. Anche su questo punto ho cercato quindi di non sbagliare, approfondendo e studiando gli argomenti che poi ho dovuto trattare. E devo dirvi che il primo a giovare di questo sono stato proprio io, perché sono stato costretto, a riprendere in mano libri che avevo studiato anni fa, ancora di più ad approfondire su altri libri o articoli letti online. È stato uno studio molto proficuo che ha portato i suoi frutti, perché devo ammettere che ho migliorato tanto la mia verificazione e ho fatto tanti step in avanti. Mentre prima mi assestavo e rimanevo in una mia comfort zone, ho dovuto poi iniziare a fare qualcosa in più e meglio. Il terzo punto fondamentale di questo canale riguarda il rapporto con la community. Su questo non sapevo cosa aspettarmi, quale impatto avrebbe dato il nuovo canale su una community già presente. Posso dire che sono molto contento della vostra risposta e del supporto che avete dato a questo canale fin dall'inizio. È molto gratificante per me leggere i vostri apprezzamenti, le vostre domande, commenti e considerazioni, perché per me questo canale non è solo uno strumento di divulgazione fine a se stesso, ma è uno strumento soprattutto di scambio e crescita reciproca. E io per primo posso ancora imparare molte cose da voi che mi seguite. Il vostro supporto, interesse e apprezzamento è sicuramente il più grande stimolo che mi porta a voler continuare con questo progetto.
Ma ora vediamo un po' di numeri e statistiche interessanti. Innanzitutto il canale è cresciuto davvero tanto in un solo anno, arrivando a contare ben 978 iscritti, che è un numero davvero notevole e non mi sarei aspettato di raggiungerlo in questo tempo. Sono riuscito a pubblicare in questo anno ben 47 video, quasi un video a settimana, una scadenza che vi assicuro non è affatto facile da mantenere. Ho suddiviso i video in 5 diverse playlist, una per ogni format. Quella più numerosa è quella sulle mie videocotte, che conta ben 17 video. La più seguita invece è la serie su come fare la birra in casa, con 13 video al momento. Poi abbiamo la playlist sugli assaggi e le schede tecniche sulle mie birre, con 9 video. Quella sulle attrezzature per home brewing, con 4 video. Ed infine il nuovo format sulla storia delle birre con un solo video al momento. Complessivamente abbiamo superato le 47.000 visualizzazioni e oltre 4.000 ore di contenuti riprodotti. Altro dato che ho il piacere di condividere con voi è la percentuale di gradimento dei video. Questa infatti, come potete vedere, è del 100% in quasi tutti i video. Quindi grazie veramente per questo vostro feedback. Il video più visto in assoluto invece è quello su come fare la birra in casa con la Technical Grain, seguito da come fare la birra in casa con la tecnica EPG, al terzo posto quello sul priming e la carbonazione. Il video sulla Technical Grain non mi stupisce che sia il più seguito, alla fine è uno degli argomenti più interessanti e più ricercati in ambito brassicolo. Questo video da solo ha fatto ben 7800 visualizzazioni, che rappresentano il 16% delle visualizzazioni di tutto il canale. Questo dato mi dà anche lo spunto per valutare di approfondire la Technical Grain, creando magari una serie di video in cui andare ad affrontare l'argomento in maniera più approfondita a 360 gradi in diverse parti. Un video che sta riscuotendo invece molto interesse è l'ultimo che ho pubblicato, quello sulle modifiche sulla mia pentola all-in-one. Di video sulle attrezzature ne ho fatti pochi, anche perché non ho tante attrezzature e non le cambio così spesso. Di sicuro i temi che riguardano le attrezzature, gli unboxing, le modifiche e il fai da te riscuotono sempre grande interesse. Un video invece che sta mostrando un rendimento molto più alto rispetto alla media dei miei video, che è quella che potete vedere in grigio, è il video sulla storia della Porter. Questo apre una serie di video che ho pensato per approfondire curiosità, storia e tecnica su birre famose e che hanno diversi secoli di storia alle spalle. Sono contento che questo genere di video vi sia piaciuto particolarmente e sono già al lavoro per i prossimi video di questa serie, anche se devo ammettervi che è molto lungo e laborioso preparare un video del genere, perché non è facile trovare fonti storiche ricche e dettagliate e ancora più difficile trovare foto, immagini e altre documentazioni dell'epoca. Cercherò comunque di fare il mio meglio. Per finire, ci tengo sempre a conoscere il vostro parere. Quali sono stati i contenuti che vi sono piaciuti di più? Quali vorreste vedere più spesso? Quale argomento che ho trattato vorreste che io approfondissi? O quale argomento invece ritenete che io non abbia ancora trattato che possa essere utile e interessante? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Ci tengo tanto a leggere e conoscere i vostri suggerimenti, anche per far crescere il canale nella direzione che la community vuole indicare. Rimango disponibile ovviamente anche a leggere eventuali critiche o se c'è qualcosa di sbagliato, qualche errore che io abbia fatto, fatemelo sapere pure. Se vi è piaciuto questo video analisi sul primo anno di canale lasciate anche un bel like e come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito anche a iscrivervi al canale, anche perché rimane ormai poco al traguardo dei 1000 iscritti e conto sempre sul vostro supporto. Grazie e ci vediamo al prossimo video.